Prova. Allora, è una dieta chetogenica perché è una dieta che comunque va a sviluppare quella che è la chetosi, però è un semidigiuno proteico, perché voi sicuramente avrete sentito parlare della dieta chetogenica classica, assolutamente non condivide uno dei cardini fondamentali della dieta chetogenica classica, che è il rapporto di grassi 4:1 rispetto alle proteine. Allora, quello che noi seguiamo infatti è un dettame che è stato definito da un professore che si chiamava Blackburn, che era un professore di Harvard, fece una serie di studi e quello che fondamentalmente capì, che secondo me è la cosa fondamentale di questa dieta, l'obiettivo principale, oltre a dover raggiungere la chetosi, che è una cosa di cui noi sul gruppo parliamo tantissimo, sicuramente voi sentirete, però è una condizione in cui si producono i corpi chetonici. Ora vediamo cosa sono. Quello che disse Blackburn è che era fondamentale andare a definire un quantitativo normoproteico, cioè che cosa vuol dire? Che quando noi prendiamo queste proteine, qui nello specifico, ma anche quelle alimentari, non le dobbiamo prendere ad occhio, oppure non lo so, oggi ne voglio 2, oggi ne voglio 3, oggi voglio mezzo chilo di carne, no, c'è una quota che va stabilita. Questa quota stabilita viene stabilita in base a diverse caratteristiche. Quota che si deve stabilire dipende sia dal peso corporeo ideale, quindi come dicevamo prima col signore, una persona di 60 kg non potrà mai assumere lo stesso quantitativo di una persona che ne pesa il doppio. E sicuramente il sesso, perché tra sesso femminile e sesso maschile in base alla massa magra c'è una variazione, l'età, e perché più si avanza con l'età più c'è il rischio di sarcopenia, quindi di una riduzione della massa magra, quindi della muscolatura, con tutto quello che comporta poi l'età avanzata, e sicuramente anche in base all'attività fisica. Una persona che non si muove, è sedentaria, non potrà assumere lo stesso quantitativo di una persona che invece va a fare attività fisica, soprattutto se agonistica. Allora, si vede uno schema per comprendere cosa succede, cioè quando io assumo queste proteine, quando io decido di fare la dieta chetogenica però del professor Blackburn, quindi il semidigiuno proteico, come funziona? Allora, io praticamente decido che voglio fare questa dieta chetogenica. Quello che devo assolutamente fare è eliminare tutti quanti i carboidrati e gli zuccheri. Che cosa intendo per eliminazione dei carboidrati e degli zuccheri? Tutti quegli alimenti in cui il valore nutrizionale riferente, quindi riferito ai carboidrati sulle etichette, si superi i 4 grammi, cioè se supera i 4 grammi non lo possiamo assumere. Quindi tutte quelle domande circa questo alimento è permesso, questo alimento non è permesso, basta andare a studiare quello che è l'etichetta posteriore. In più, una volta che io elimino praticamente l'introduzione dei carboidrati, quello che succede è una cosa facilissima, cioè l'insulina non viene stimolata. Perché? Quindi quando io vado a eliminare i carboidrati e questi picchi che vengono fatti dall'insulina, quello che succede, vado intanto a eliminare l'azione del cortisolo. Se noi andiamo a eliminare il cortisolo nel nostro organismo, andiamo a effettuare una serie di azioni biochimiche positive, di ormoni positivi, tra cui il testosterone, che è un ormone che si conosce, che viene prodotto negli uomini ma anche nelle donne in una percentuale ridotta, e che ci aiuta nell'attività metabolica muscolare. Ogni qualvolta noi quindi eliminiamo i carboidrati e l'insulina, quello che andiamo a fare, andiamo a lavorare su questi 4 aspetti fondamentali, che sono la chetogenesi, quindi la produzione dei corpi chetonici. Produrre i corpi chetonici ci dà sicuramente un vantaggio energetico. Perché? Perché i corpi chetonici, ne parlavamo appunto prima, hanno un effetto anoressizzante e energizzante. Che cosa vuol dire? Che danno un effetto in cui eliminano la sensazione della fame e ci danno un effetto energizzante perché appunto siamo molto più attivi, non abbiamo quei cali, quelle sensazioni di stanchezza che ci danno invece le diete ipoglucidiche, o comunque tutte quelle alimentazioni in cui noi introduciamo i carboidrati. In più abbiamo una sintesi proteica, eliminando praticamente i carboidrati e i picchi glicemici, perché si aumentano una serie di ormoni che sono il testosterone, il glucagone e il GH, e quindi un po' per questa attivazione ormonale, un po' per l'assunzione di queste proteine, andiamo a evitare che ci sia il catabolismo muscolare, che è praticamente la perdita della massa magra, che assolutamente è da scongiurare durante la dieta. Poi abbiamo la lipolisi, che è sempre un'altra cosa che viene stimolata, un altro processo biochimico, proprio perché l'organismo non ha più zuccheri, non distrugge le proprie proteine, l'unico modo per andare a produrre energia lo fa andando a bruciare il grasso. E questo è un altro fattore fondamentale, perché ogni qualvolta noi bruciamo il nostro grasso e manteniamo la massa muscolare in sede, stiamo facendo un dimagrimento vero e proprio, nel quale il peso, poi lo vedremo, non è un indicatore fondamentale,
ma diciamo è quasi una diciamo, caratteristica positiva quella di rimanere stabile col peso, ma di vederci molto meglio. Perché? Perché la massa magra sta prendendo sopravvento sulla massa grassa. L'oneogenesi, che è praticamente un altro fattore appunto dovuto a tutti questi ormoni che vengono stimolati, e che cosa fa? Cerca di mantenere costante la glicemia, perché noi non stiamo introducendo più gli zuccheri, e andiamo a nutrire tutti. Una cosa fondamentale è questa, è l'insulina e il glucagone. Questi due sono diciamo due ormoni fondamentali, e questo schemetto qui che vedete è proprio quello che succede, cioè ogni qualvolta noi andiamo a introdurre un alimento che ha zucchero, quindi che può essere anche un carboidrato, quindi che ha un quantitativo di carboidrati sopra i 4 grammi ogni 100 grammi di alimento, succede questo giochetto qua. No, abbiamo pure, ecco, succede questo giochetto qua. Allora noi abbiamo, introduciamo il carboidrato, la glicemia ci schizza alle stelle. Quello che succede è che in questo punto il nostro corpo capisce che questa glicemia è troppo alta, che dobbiamo fare qualcosa, e quindi parte l'insulina. L'insulina chiaramente che cosa fa? Va a far abbassare drasticamente il livello della glicemia, però una glicemia troppo bassa viene considerata come qualcosa di negativo, quindi che cosa parte? Non lo so se lo riuscite a leggere, il cortisolo. Il cortisolo è quell'ormone appunto di cui abbiamo parlato poco fa, che ci innesca tutta una serie di meccanismi negativi, ma che è necessario nel nostro caso in cui noi introduciamo i carboidrati, perché per il cervello è un pericolo il fatto di rimanere con una glicemia troppo bassa. E quindi quello che succede è che qui in questo momento ci viene una fame pazzesca, perché il nostro corpo ci dice ok, adesso sta in ipoglicemia, rimangia di nuovo. E dico che quando noi utilizziamo le proteine e entriamo in chetosi, questa fame noi non la sentiamo più, perché questo picco rimane costante. Ecco, questo è quello che fa il cortisolo. pH, questi sono tutti quelli che vengono stimolati. Allora, diciamo che la parte biochimica, insomma, l'abbiamo fatta un po' velocemente, l'importante è che abbiate capito più o meno come funziona. Perché? Perché comunque è fondamentale capire che non è solo una questione di entrare in chetosi, di perdere peso, cioè sono una serie di risposte biochimiche che vengono effettuate e che lavorano tutte rispetto a un certo tipo di argomento. Allora, quindi che cosa succede? Che quando noi facciamo la dieta chetogenica secondo Blackburn, quindi questo semidigiuno proteico, quello che andiamo a fare è preservare la massa muscolare. Sicuramente perdere peso, quindi perdere il grasso, che è una cosa che si fa, perché che la dieta fa, perché tu stai in chetosi, quindi per avere questa energia, quindi questi corpi chetonici vengono prodotti da che cosa? Dallo scioglimento, quindi dal bruciare i grassi, quindi i propri grassi, quindi questo siamo sicuri che lo facciamo. Il secondo aspetto è però la massa muscolare. Chi ce la garantisce? Quindi sicuramente ce la garantisce un apporto proteico, normoproteico corretto, e quindi ritorniamo al secondo punto che abbiamo descritto all'inizio, in modo che i muscoli vengano nutriti e che noi rimaniamo con la nostra massa muscolare integra, e anzi la andiamo ad incrementare.